In questo video invece oggi parleremo del sale della Cambogia, che è un'altra risorsa fondamentale soprattutto per la città di Kampot. Ciao a tutti, io sono Simona, lei è Tofi e lui finalmente si fa vedere è Enrico. Ciao. Questo è il nostro canale e adesso sigla. L'economia principale di Kampot si basa sì sul pepe, che è famoso in tutto il mondo, ma anche e soprattutto sul sale e sulle risaie. Inoltre la caratteristica del sale di Kampot è che viene raccolto praticamente senza l'utilizzo di metodi meccanici, cioè fatto esclusivamente a mano dai raccoglitori di sale, ed è talmente importante che a Kampot gli hanno praticamente creato proprio una rotonda solo ed esclusivamente per loro. Ma come avviene proprio la raccolta del sale a Kampot? Te lo racconto molto brevemente. Intanto il sale viene raccolto solo ed esclusivamente nella stagione secca, che va da gennaio a marzo-aprile. Dicevamo che l'acqua di mare viene letteralmente pompata dal mare verso l'interno dei terreni, viene pompata letteralmente in queste vasche di salinizzazione, di evaporazione, dove l'acqua a seconda del grado di salinità e densità viene convogliata da una vasca verso l'altra. Quando si raggiunge la giusta, diciamo così, densità del cristallo di sale, il sale, scusate, viene raccolto in piccole piramidi fatte in modo proprio da favorire ancora l'asciugatura proprio del sale. Dopodiché i raccoglitori di sale con dei rastrelli di legno raccolgono questi cristalli di sale che si sono addensati a terra, li raccolgono con dei rastrelli formando delle piccole piramidi che vengono proprio formate per drenare ulteriormente quest'acqua ancora che residua. Inoltre poi, quando viene raggiunto il giusto grado di asciugatura, i raccoglitori di sale con delle ceste portate letteralmente sulle spalle vengono a raccogliere proprio manualmente o con delle pale dentro delle ceste di bambù e portano questo sale dentro dei magazzini di stoccaggio che sono generalmente posti vicino appunto alle saline, che permette proprio l'essiccazione vera e propria poi finale del prodotto. Inoltre vi devo dire una cosa, che soprattutto le saline sono, perché Kampot, vi metto qui una cartina della città, vedete che ha quell'isoletta lì davanti che è collegata con dei piccoli ponti. Quell'isola, che viene chiamata l'isola dei pescatori, in realtà si raccoglie la maggior parte delle saline di Kampot, e poi, se vedete, ho messo degli altri cerchi rossi che stanno ad indicare le altre saline verso la città di Kep. Ricorda di iscriverti al canale, metti una campanella e un like per sostenere il canale. Ma quali sono le particolarità organolettiche proprio del sale di Kampot? Perché è così particolare? Beh, è talmente particolare che è stato insignito dell'IGP solo nel 2023. Ma torniamo alle proprietà organolettiche di questo sale. Ha una salinità bilanciata, quindi un pochino meno forte del sale chimico. E la seconda caratteristica è che, non venendo raffinato, ha quindi anche un sapore un pochino più morbido e un grado di umidità che comunque permane all'interno del chicco, rendendolo un pochino più fragrante. In più, proprio grazie al fatto di arrivare da un'acqua molto salina, è ricco proprio di oligoelementi, circa un'ottantina. Bisogna dire ancora un'altra cosa, che il sale di Kampot, come tutti i sali, viene diviso in sale grosso e sale fino. Il sale grosso è appunto quello usato generalmente per cucinare ed è un pochino meno raffinato. Ma poi c'è il sale fino chiamato, Enrico aiutami con la... Fleur de sel. Fleur de sel, scusate la pronuncia,
chiedo vegna ai francesi. Appunto questo sale è molto molto apprezzato, e da quando noi l'abbiamo assaggiato con il famoso pepe di Kampot non l'abbiamo più lasciato andare. Ricorda di iscriverti al canale, metti una campanella e un like per sostenere il canale. Non perderti il prossimo video, dove parleremo di alcune parole fondamentali che devi sapere quando vieni in vacanza qui a Kampot. Ciao!